tutta la freschezza e i profumi della Liguria, in un pesto alla genovese classico, abbinato alle trofie, ai fagiolini e alle patate. L'essenza della dieta mediterranea in un piatto ricco e sano, ma soprattutto sublime. Sono le trofie al pesto genovese con fagiolini e patate. Vediamo la lista degli ingredienti, tutti freschi, primaverili, estivi, tutti membri illustri di una sana dieta mediterranea. Cominciamo con le patate di fagiolini, patate da zuppa, a pasta gialla, soda, che tengono bene la cottura e che rimangono belle morbide. Le tagliamo a cubetti, ma in maniera molto grossolana. Ecco, questa è la dimensione giusta. Tagliamo adesso i fagiolini. 1, 2. Perfetto, basta così. Devono essere dei bocconcini, devono entrare facilmente in bocca. E adesso che si fa? Quanto li cuociamo? Mettiamo le patate a lessare, le bolliamo per 15 minuti, dopodiché inseriamo i fagiolini che cuoceremo per 5 minuti. 5 minuti bastano. Poi leviamo tutto, facciamo un blanching così rimane intatto il colore e le raffreddiamo. Dopodiché passiamo al pesto mentre le trofie bollono e si fanno la loro cottura. Il pesto si fa velocemente al mortaio, 10 minuti al massimo è pronto. Perfetto, ascoltiamo sempre Seso e passiamo alla cottura. Patate, fagiolini, è il momento del bagnetto freddo. Questa tecnica è chiamata blanching. Si tratta di uno shock termico che aiuta a preservare il colore della verdura, soprattutto il verde dato dalla clorofilla. Passiamo al pesto, al mortaio ovviamente. Ora seguiamo Seso mentre effettua il pesto in tempo reale, salvo qualche taglio tecnico. Questo è freddissimo. Se volete vedere il video integrale, cliccate il link in alto. Aglio, sale, 1, 2 e vai, si pesta. Ok, ecco qua, questo è fatto. Vedete? È una sorta di poltiglia di aglio. Eccola qua. Una manciata. Anche 2. E vai, si riparte. Abbiamo creato la nostra base praticamente, ok? Quando iniziamo col basilico dobbiamo iniziare a lavorare utilizzando le orecchie del nostro mortaio perché sono fatte apposta per aiutarci in questo lavoro qui. Non tutto insieme, se mi fa a mandate. Questo è un bel po' di pesto, quindi faremo forse a 3 mandate. Un'altra manipolata di pinoli, anche questi così aiutano a distruggere le foglie del basilico. Veramente la lavorazione è veloce del pesto, contrariamente a ciò che pensano i pigri, perché sono i pigri che dicono che si fa troppa fatica a lavorare al mortaio e vanno di frullatore e perdono praticamente tutta l'essenza del basilico, perché col frullatore noi tritiamo e non premiamo, quindi non estraiamo l'essenza del basilico che rimane intera. È un basilico triturato fine a se stesso, mentre così noi schiacciamo, estraiamo tutta l'essenza del basilico. Ok? Pestare vuol dire non fare così, lo dico sempre, questo non è pestare, questo si fa con le olive.
Questo si fa, questo si fa con l'uva, capito? Questo si fa con l'uva quando facciamo il vino ai vecchi tempi con i piedi. No, pestare vuol dire fare così, si ruota attorno in questo modo, ok? Questo vuol dire pestare, si va dentro e si ruota dentro e ruotiamo, non facciamo il vino come ai vecchi tempi con i piedini. Mettiamo un'altra mandata. Un'altra manciata di pinoli che aiutano il processo. E vai, si riparte. Meglio essere ambidestri per questo lavoro, così una mano si riposa e agisce l'altra. I ristoranti hanno un mortaio molto grande, molto più grande di questo. Nel ristorante si hanno mortai molto più grandi perché facciamo il pesto per decine e decine di persone. Ci sono personale addetto soltanto a fare il pesto, ovviamente, e vi garantisco che i migliori ristoranti in Liguria il pesto lo fanno in questo modo, non con il frullatore. Lasciate perdere. Siamo arrivati a un buon punto, vedete? Grossolano ancora, molto grossolano, ma è giusto così perché non abbiamo finito di mettere tutto. Adesso aggiungiamo l'ultima mandata di basilico, per noi è l'ultima. Questo è un pesto per 4. Ok, ecco qui, adesso si riparte. Vai, pinoli, finiamo tutto e ci siamo. Vedrete come cambierà questo pesto non appena aggiungiamo l'olio. Il nostro olio, una parte, non tutto. Ok, questo aiuterà molto. L'acqua bolle, perfetto, mettiamo le trofie. Vedete come è cambiato già di consistenza? Ok, formaggio, un pochettino, non tutto. Questo è pecorino mischiato col parmigiano, un pochettino alla volta se ne mette. Pecorino sardo, così. Ci vogliono meno di 10 minuti per fare il pesto. Le ultime goccioline d'olio. Sapidità è perfetta, non aggiungete più sale. Se avete messo il sale giusto all'inizio basta quello, come nel mio caso. Ci siamo, il pesto è pronto. Come vedete è una bellissima pastella verde, un oro verde che sta emanando un profumo seducente. Notate come sia omogeneo il colore, verde chiaro. Questo perché il basilico è stato pressato al mortaio e non semplicemente tagliuzzato. Una nota sul formaggio. Come avete visto facciamo largo uso del formaggio nel pesto. Potete metterne meno, l'importante è che il basilico sia buono e forte. Se lo è, non abbiate paura. Il formaggio, l'aglio, non lo copriranno mai. E finalmente le trofie sono pronte. Finiamo il tutto. Ecco la nostra pasta. Adesso vi facciamo fare un salto insieme ai nostri fagiolini e patate. Le uniamo insieme. Questo riporterà la temperatura dei fagiolini e le patate in alto. Questo è un piatto che non deve essere caldissimo. Eccoci qui, guardate, sfumante. Adesso la temperatura di questa si abbassa un pochettino, no? È normale. Ed è giusto che sia così, perché, ripeto, questa non è una pasta che deve essere mangiata bollente. Quindi questa pasta viene servita in questo modo, senza mettere il pesto. Il pesto si mette sopra sul piatto, così si evita fino alla fine che il calore ossidi il pesto. Poi il commensale mischia tutto e se lo mangia. Si lecca i baffi e chiede il bis.
Ecco, adesso che cosa fa il commensale? La prova. Pronti per la prova dell'assaggio? Che cosa facciamo? Mischiamo tutto per bene. Il piatto è caldo ma non è caldissimo. Il basilico viene preservato, non viene ossidato. Una bella patatina, un fagiolino, trofie belle. È semplicemente sublime, leggermente piccante, il piccante che deriva un po' dall'aglio, un po' dall'olio fresco, l'essenza del basilico che viene sprigionata a pieno, dato dal fatto che l'abbiamo fatto al mortaio, il profumo e il sapore dei fagiolini, la morbidezza e la crema che deriva dalle patate. Questo è un piatto è un piatto da re. È veramente un piatto che fa godere il palato e ci lascia un senso di freschezza, oltre al piacere. E voi? Come lo fate il vostro? Scriveteci nei commenti e non dimenticatevi di iscrivervi a Piatto e di cliccare sulla campanella.